Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di SharePoint in cui tratteremo dell'argomento Power Apps, come abbiamo accennato alla fine della lezione precedente. Io ho intitolato, come hai potuto vedere, questa lezione l'ambiente SharePoint e Power Apps, non SharePoint e Power Apps come ho fatto nelle lezioni precedenti, perché qui non si tratta di un'integrazione diretta tra SharePoint e Power Apps, cioè della creazione di un legame diretto, come abbiamo visto per le altre applicazioni, ma della creazione di un legame tra l'ambiente di SharePoint, cioè tutto quello che ruota attorno a questo sito, e cioè il piano di Planner, la posta elettronica di Outlook, il blocco note, e Power Apps, perché da questa applicazione che si installa molto facilmente, si configura e si installa molto facilmente senza, anche in questo caso, nessun tipo di codice da gestire. Da questa applicazione possiamo assegnare delle attività direttamente nel piano di Planner a dei collaboratori, e abbiamo visto che il piano di Planner a questo punto fa parte di questo ambiente SharePoint perché lo abbiamo legato a doppio filo al sito SharePoint. Potremmo inviare mail a persone che fanno parte di questo sito SharePoint. Potremmo anche prendere appunti nel blocco note che abbiamo visto si è generato automaticamente al momento della creazione del sito, e poi noi ci siamo andati a mettere del nostro per collegare ulteriormente il blocco note a alcune pagine tematiche del sito SharePoint. Quindi qui io ho già aperto un'istanza di Power Apps. Siamo qui in Power Apps, io ho cliccato già su Crea, e qui, oltre a poter creare le applicazioni da zero, questa sì che è una cosa un po' più complessa e qui bisogna utilizzare il codice, ci sono anche dei modelli subito utilizzabili. Noi dobbiamo utilizzare Power Apps Training for Office, quindi ci andiamo a cliccare e lasciamo questo nome, Power Apps, anzi Training for Office, e basta. Non la leghiamo direttamente a un qualcosa con un nome specifico come il sito SharePoint, corsi di formazione o un altro, perché facendo questo collegamento colleghiamo Power Apps a tutti questi ambienti, non al piano di Planner che abbiamo legato al sito SharePoint, ma a Planner, non alla posta elettronica di Outlook che si è generata automaticamente al momento della creazione del sito SharePoint, ma ad Outlook, così a OneNote, nel senso che potremo prendere appunti anche su quelli che sono legati al sito SharePoint corsi di formazione, ma potremo prendere appunti anche su altri siti, potremmo scrivere anche ad altre persone in Outlook, potremmo assegnare attività anche in altri piani, non soltanto in quello corsi di formazione. Quindi Training for Office, ci va bene questo nome, andiamo a cliccare su Crea. E appena Office 365 avrà generato l'applicazione, ora la sta compilando, vedremo subito che si possono fare le operazioni, quindi senza dover fare nient'altro. Qui c'è soltanto da consentire il collegamento tra Power Apps e gli altri nostri ambienti Office 365, consenti. Solo un attimo, eccola, l'app si è generata, qui clicchiamo su ignora, vado qui in visualizza l'anteprima, cioè vado qui in modalità utilizzo dell'applicazione, e qui come si può vedere Planner, Outlook, OneNote, quindi se io qui clicco qui su Planner troverò anche il piano, trovo tanti piani che io ho all'interno del mio account Office 365, ma trovo anche corsi di formazione, e potrei andare ad assegnare un'attività a qualcuno all'interno del piano corsi di formazione, con una data di scadenza, con una descrizione, all'interno di un certo contenitore del piano. Posso andare a scrivere una mail a qualcuno, posso andare a prendere un appunto in un blocco note. In quale blocco note? Noi in questo caso lo dovremo prendere sul blocco note corsi di formazione. Quindi scegliamo la sezione, ecco i nostri corsi di cucina, di inglese, di ballo latinoamericano. Possiamo scegliere il corso di inglese, scrivere una nota
e a questo punto poi pubblicarla direttamente nel blocco note. Questo è uno strumento molto utile perché da smartphone con pochi campi, quindi senza i tantissimi campi che ci possono essere all'interno di Planner, che sicuramente si gestisce male da smartphone, magari un po' meglio da tablet, ma da smartphone non certo bene, certo qualcosa al volo si può fare anche da lì, però ecco questo è molto più comodo, è uno strumento molto più utile. Ora, nella prossima lezione avevo detto che sarei passata a Forms, ma mi è venuto in mente prima di farne un'altra intermedia. E cosa vedremo in questa lezione che ho deciso di mettere fra questa e quella di Forms? Andremo a perfezionare Teams e Planner. Cioè noi abbiamo creato queste 4 pagine sui 4 corsi e li abbiamo messi in collegamento con OneNote e qui abbiamo creato le nostre 4 pagine in SharePoint e andremo a creare sulla base di queste 4 pagine 4 contenitori in Planner e 4 canali nel team di Teams. Ecco, per chiudere il cerchio, per far vedere come proprio abbiamo costruito tutta l'architettura in Office 365 a partire da SharePoint. Noi in questo corso vogliamo imparare SharePoint, a partire dalla prossima sezione ci occuperemo solo di SharePoint, però io ti ho voluto far vedere come qualsiasi applicazione di Office 365, SharePoint compresa, va impostata subito in questo modo perché possa dare il 100% delle sue potenzialità. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!